Salve a tutti e benvenuti alla 25esima tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Oggi concludiamo il capitolo dedicato agli anni 60 e vediamo l'anno 1969 che vede importanti trasformazioni in casa Warner Bros. E Metro-Goldwyn-Mayer, ma anche l'uscita di alcuni importantissimi film che hanno segnato una svolta nel panorama del cinema americano. Cominciamo. Da quando 3 anni prima la Seven Arts aveva acquistato la Warner Bros., le cose avevano continuato ad andare di male in peggio. E così la Kinney Service, una società che era partita come impresa di pulizie e gestione di parcheggi e rapidamente aveva esteso le sue partecipazioni al mondo dell'editoria e della televisione, riesce a prendere il controllo della Warner Bros. Seven Arts ed entrare così nel business del cinema. Il gruppo, dopo un breve momento di transizione, prenderà il nome di Warner Communication. Ma le novità sono ben altre. Il nuovo gruppo possiede già case editrici come la DC Comics, che pubblica Superman e Batman, case discografiche che verranno riunite sotto il nome di Warner Music, studi di produzione televisiva che prenderanno il nome di Warner Television, aziende di produzione di attrezzature audiovisive come la Panavision e tanto altro. Come si vede, gli unici collegamenti rimasti con le origini storiche di questo glorioso studio non sono ormai niente più che il logo e il nome. Questa Warner non ha più niente a che fare con l'azienda fondata 50 anni prima da 4 fratelli ebrei di origine canadese ex macellai. E per il momento non aggiungo altro, ma naturalmente non finisce qui. Ma anche in casa Metro-Goldwyn-Mayer sono in vista importanti cambiamenti. Nel 1969 l'imprenditore Kirk Kerkorian, con vasti interessi nel campo immobiliare alberghiero nei dintorni di Las Vegas, prende il controllo della Metro-Goldwyn-Mayer e nomina alla guida dello studio James Aubrey, ex presidente del network TV CBS, con il compito di risanare l'azienda. E Aubrey ci si metterà d'impegno, cancella la produzione di 12 film, licenzia 3.500 dipendenti, mette all'asta tutti i gloriosi cimeli della incredibile produzione della Metro-Goldwyn-Mayer, compreso le famose scarpine rosse indossate da Judy Garland nel Mago di Oz. E alla fine riuscirà a portare in pareggio i bilanci della Metro-Goldwyn-Mayer, ma alla fine la Casa del Leone sarà ridotta al lumicino. In seguito poi passerà di mano più volte fino ad arrivare nel 2005 nell'orbita della Sony e poi più avanti nel 2021 venire venduta ad Amazon. Ci ritorneremo naturalmente. Ma intanto vediamo quali sono i film più importanti che escono in questa fine di decennio. Il 1969 vede l'Oscar per il miglior film assegnato a Un uomo da marciapiede, diretto da John Schlesinger e interpretato da Jon Voight e Dustin Hoffman. Il film racconta la storia di un biondo atletico texano che arriva a New York con l'intenzione di far carriera come gigolò per le signore abbienti, ma è uno sprovveduto che colleziona solo fiaschi. Ridotto quasi all'accattonaggio, stringe amicizia con un barbone zoppo. Tra i due nasce una profonda e sincera amicizia ed insieme decideranno di andarsene dalla grande città per raggiungere la calda e accogliente Florida. Questo film piace molto al pubblico, si piazza terzo nella classifica degli incassi, anche se fino alla fine sia la United Artists che il regista avevano temuto un fiasco clamoroso. E in effetti per un film che tratta anche tematiche gay il rischio c'era, tanto più che la classificazione assegnata dal nuovo codice di autocensura era stata X, cioè vietato ai minori di 16 anni. E questo voleva dire precludersi una fascia di pubblico che era ormai rimasta tra le poche ad andare ancora al cinema.
ma sorprendentemente sarà proprio l'Ufficio Nazionale per il Cinema della Chiesa Cattolica a sdoganare l'opera, lanciandosi in lodi sperticate. E così alla fine l'hanno scampata bella un po' tutti quanti. Con il tempo poi questo è diventato un cult movie, un po' il simbolo dell'epoca. Ma il campione di incassi del 1969 è Butch Cassidy, diretto da George Roy Hill e interpretato da Paul Newman e Robert Redford. Il film è la storia di due degli ultimi grandi fuorilegge del vecchio West, i capi della famosa banda chiamata il Mucchio Selvaggio. I due rapinatori si rifugiano in Bolivia, ma vengono raggiunti dagli investigatori dell'agenzia Pinkerton e massacrati dai soldati boliviani in un'epica battaglia. Questo è considerato un film fondamentale sotto molti aspetti. Innanzitutto perché è considerato il western più significativo dell'ultima generazione, quella della decadenza. Un western che non ha ormai più niente a che fare con la epicità degli anni passati. In secondo luogo per il tono della narrazione, sempre sul filo dell'ironia, in cui si sente un po' anche l'influenza di Sergio Leone, la cui fama ormai ha varcato l'oceano. In terzo luogo anche per la scelta di una musica completamente avulsa e indipendente dalla storia. Il brano Raindrop Keep Falling From My Head di Burt Bacharach vince infatti l'Oscar, ma vivrà poi di una popolarità tutta propria e completamente indipendente dal film. Infine la fotografia di Conrad Hall, che riesce a creare con questo effetto di luce soffusa un artificio che detterà poi legge in tutti gli anni 70 nei film rievocativi degli anni passati. Inoltre a questo film è anche il lancio di un'altra nuova grande star, Robert Redford, che ritroveremo ancora fra 4 anni in un altro film, sempre in coppia con Paul Newman e ancora una volta diretto da Hill, ma che avrà anche molto più successo, La Stangata. Il Mucchio Selvaggio è un western diretto da Sam Peckinpah. Racconta la storia di un gruppo di banditi che accetta di depredare per denaro un carico di armi destinato ai ribelli. Il colpo riesce, ma uno dei malviventi, scoperto mentre nasconde una cassa del prezioso carico, viene torturato e ucciso. Così i suoi compagni, per vendicarlo, ingaggiano un'epica sparatoria in cui muoiono praticamente tutti. Il Mucchio Selvaggio è un altro western della decadenza, che però, a differenza di Butch Cassidy, si svolge su un registro molto più violento e crudele. È considerato il capolavoro di Sam Peckinpah e in qualche modo rappresenta non appena il western della decadenza, ma anche il film che pone le basi per il suo rilancio su una chiave più diversa, naturalmente più crepuscolare. Seguendo la tendenza della nuova Hollywood, Peckinpah segue un po' questa inversione dei ruoli, una tendenza che si trova anche in altri film e sempre più ne vedremo negli anni 70, per cui il cattivo è percepito come l'eroe che ama l'amicizia virile, è fedele alla parola data, contrapposto con i tutori dell'ordine, la cui autorità è spesso vista come licenza di uccidere, spesso anche in modo sadico. E questa è una tendenza che è arrivata poi fino ai giorni nostri, come si può vedere anche nel film di Clint Eastwood, Gli Spietati del 92. Un altro dei film che segnano una svolta epocale nel cinema americano ed è considerato il film simbolo della nuova Hollywood è Easy Rider di Dennis Hopper. Il film è interpretato da Peter Fonda, dallo stesso Dennis Hopper, e Jack Nicholson, che lancia la sua carriera proprio con questo film. È il racconto di un viaggio in moto di 3 hippie che attraversano l'America per andare al carnevale di New Orleans. Gli incontri che fanno lungo la strada raccontano l'America degli hippie, delle comuni, delle celebrazioni del sesso libero e delle droghe,
ma anche l'America dei pregiudizi duri a morire, omofoba, reazionaria e drammaticamente violenta. Questo film è considerato il road movie per eccellenza, fra i film a due ruote forse il più celebre in assoluto. È un film che si inserisce nel contesto culturale del 68, della controcultura giovanile, del mondo hippie, con questa sua celebrazione del sesso libero, delle droghe. Ma i protagonisti di questa generazione sono malvisti dalla gente comune per il loro aspetto, per il loro modo di vestire, per il loro comportamento, per il loro modo di vivere, anche se poi in realtà si tratta di gente pacifica che va per la sua strada senza creare fastidi, ma è la loro stessa esistenza che viene percepita come eversiva. E infatti il film finisce in modo tragico, come a indicare che l'utopia è bella, ma poi si deve scontrare con la dura realtà. Con Prendi i soldi e scappa debutta al cinema Woody Allen, che dirige e interpreta questo film. Sotto forma di pseudodocumentario racconta la vita e le imprese di Virgil Starquel, un inetto rapinatore di banche che finisce continuamente in galera a causa della sua goffaggine e della sua sfortuna. E questo film segna l'inizio della carriera di un regista che era già stato autore di spettacoli di varietà televisivi, attore di cabaret di successo. Il suo ritmo di produzione è velocissimo, dura tutt'oggi al ritmo di un film all'anno. Woody Allen inizia la sua carriera con i film parodia di generi consolidati come i film inchiesta, appunto questo film, ma poi farà l'anno successivo i film politico-esotici come Il dittatore dello Stato libero di Bananas, poi passerà alla fantascienza con Il Dormiglione del 73, ma poi passerà ad altro tipo di genere come il drammatico intimistico come Interiors del 79 o le commedie più raffinate come Io Annie del 77 o Manhattan del 79. Il suo è un umorismo molto fine, intellettuale, ben poco integrato con il sistema hollywoodiano. Infatti lui lavora prevalentemente a New York, dove poi sono ambientati anche la maggior parte dei suoi film. La sua fama non è tanto grande in America quanto soprattutto in Europa, dove è una vera celebrità. E con questo concludiamo il capitolo dedicato agli anni 60. Nel prossimo video apriremo un nuovo capitolo dedicato agli anni 70 in cui accadono importanti avvenimenti come la fine della guerra del Vietnam e lo scandalo Watergate. Per quanto riguarda il cinema, quelli saranno gli anni del massimo rigoglio della New Hollywood, un fenomeno che però declinerà anche molto rapidamente alla fine degli anni 70 con il sorgere dell'era dei blockbuster. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!